Il guanto scomparso e la verità riaperta. La nuova pagina nel delitto di Piersanti Mattarella. Sono passati 45 anni dall'agguato che il 6 gennaio 1980 spezzò a Palermo la vita di Piersanti Mattarella, presidente della regione siciliana e figura politica percepita allora come simbolo di un rinnovamento interno alla democrazia cristiana. Eppure la storia torna a parlare con toni inattesi. Nelle ultime ore la Procura di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per un ex funzionario della squadra mobile oggi in pensione, Filippo Piritore, imputandogli di aver contribuito a inquinare le indagini originarie, nascondendo un reperto che per i magistrati avrebbe potuto rivelare molto più di quanto fino a oggi si sia voluto ammettere. Il riferimento pratico è a un guanto di pelle, marrone, ritratto nelle fotografie della scientifica scattate il giorno del delitto a bordo di una Fiat 127 usata per la fuga dei sicari. Un oggetto semplice, quasi banale, che però, come ricordano oggi PM e cronisti, avrebbe potuto contenere impronte, fibre, tracce utili a ricostruire identità e movimenti degli esecutori. Quel guanto, invece, non fu mai repertato né sequestrato in modo documentato. Secondo il capo d'accusa, le dichiarazioni rese all'epoca da alcuni uomini delle istituzioni e la successiva gestione del reperto produssero una catena di passaggi senza tracce formali, fino a farne disperdere definitivamente le tracce. È questa perdita che ora i pubblici ministeri definiscono elemento chiave di un depistaggio che ha avuto effetti duraturi sulla ricerca della verità. La misura cautelare notificata dalla Direzione Investigativa Antimafia e disposta dalla Procura di Palermo non consegna ovviamente un colpevole dell'omicidio. L'azione dei magistrati è indirizzata a ricostruire i passaggi che portarono al depistaggio e a verificare ruoli e responsabilità interne alle indagini condotte allora. Piritore, già in carriera passato dalla mobile a ruoli di prefetto in diverse province, viene contestato per aver reso dichiarazioni prive di riscontro e per aver ostacolato, attraverso omissioni o indicazioni fuorvianti, il ritrovamento e la conservazione del guanto. I titoli di reato parlano di inquinamento probatorio e di depistaggio, non di omicidio. Ma per la procura l'ostruzione alla prova ha avuto l'evidente fine di impedire l'identificazione dei mandanti e degli esecutori. A riaccendere la tensione sul versante istituzionale è poi la ricomparsa, nelle carte processuali citate dai cronisti, del nome di Bruno Contrada, l'ex numero 2 del SISDE, cui la storia recente aveva già assegnato posizioni controverse e per il quale in passato è arrivata una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo quanto emerge, Contrada sarebbe stato tra le figure di vertice che parteciparono alle attività investigative della giornata del delitto e che avrebbero avuto contatti e scambi di informazioni con gli inquirenti. A oggi lui respinge ogni coinvolgimento diretto nelle ipotesi di depistaggio che emergono dalle nuove indagini. Il contesto storico è, come sempre, decisivo per comprendere la portata di questa vicenda. Mattarella veniva da una stagione politica dove il confronto con le cosche siciliane stava producendo scosse profonde. Era percepito come un amministratore rigoroso, determinato a ridurre gli spazi di collusione fra potere e mafia, portando avanti scelte che urtavano interessi radicati. L'agguato che lo travolse in pieno centro, alla vigilia della messa a cui stava per accompagnare la famiglia, è rimasto per decenni un punto dolente nella memoria collettiva. Un esempio di come l'omicidio politico in Sicilia non fu solo episodio mafioso isolato, ma nodo in una trama più ampia. Le nuove indagini non si limitano a cercare il guanto, scavano nelle carte, ascoltano depositi e intercettazioni, ricostruiscono passaggi amministrativi e comunicazioni interne a istituzioni di polizia e sicurezza che alla fine degli anni 70 e nei primi 80 avevano responsabilità dirette nelle indagini più delicate. I magistrati parlano apertamente di indagini gravemente inquinate e compromesse da comportamenti di persone appartenenti alle strutture statali, e spiegano che l'intento di impedire l'identificazione degli autori avrebbe potuto essere perseguito attraverso la sottrazione di elementi probatori. È questa ipotesi, se confermata, a poter configurare il cosiddetto depistaggio di Stato. Una dicitura carica che porta con sé implicazioni politiche e istituzionali di grande peso. Dal punto di vista pratico, gli inquirenti ora cercano conferme materiali e testimonianze che ricostruiscano chi vide, toccò o passò per mano il guanto quella mattina.
L'esame non è solo tecnico, è anche cronachistico e politico. La documentazione della scientifica, le annotazioni dei carabinieri e le deposizioni di chi si occupò della scena sono tutte parti di una ricostruzione che i pubblici ministeri stanno cercando di rimettere ordine dopo decenni di frammentazione e, secondo l'accusa, di manomissioni. Ai familiari di Mattarella e alla memoria pubblica, la riapertura del fascicolo offre una doppia dimensione. Da un lato la speranza che finalmente siano verificati aspetti rimasti oscuri, dall'altro la constatazione amara che un pezzo della verità è stato forse deliberatamente nascosto. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, fratello di Piersanti, e la famiglia nel corso degli anni hanno più volte sollecitato chiarezza. Oggi lo Stato torna a interrogarsi su se stesso, con l'inevitabile domanda: quanto della verità è stato sacrificato sull'altare di interessi che non appartengono alla legalità? Non mancano, infine, gli interrogativi politici e giudiziari che questa svolta solleva. La possibilità che organi dello Stato abbiano ostacolato l'accertamento della verità è una ferita aperta alla fiducia civica. La comparsa di nomi di ex vertici dei servizi e la contestazione di omissioni delicate richiederanno tempi lunghi e passaggi processuali accurati. Per i cronisti e per il pubblico resta il fatto sostanziale: un reperto che poteva essere decisivo è scomparso. E quella mancanza potrebbe aver alterato la storia giudiziaria di un delitto politico centrale nella recente storia italiana. La vicenda non è chiusa. L'arresto di Piritore è un'azione processuale che accende un fascicolo e obbliga istituzioni e cittadini a guardare di nuovo a un passato scomodo. Se la ricerca della verità fosse una conversazione lunga, oggi siamo arrivati a un nuovo passaggio. Domande che si credevano archiviate tornano a essere poste. E chi ha responsabilità di chiarire lo farà davanti a magistrati cui spetta ora valutare prove, ruoli e verità. Fino ad allora resta la storia di un guanto, piccolo, spesso ignorato nella grande narrazione politica, che ha la capacità, ora come allora, di rimettere tutto in discussione.